Sono Michele Forleo, sono il Business Unit Manager Cyber Security di Axians Italia. È qui con me Alessia Liuzza, che è la nostra Consultant Specialist del team consulenza di Cyber Security. Ciao Alessia. Oggi si parla molto del mondo di quello che è l'IoT e soprattutto di quelle che possono essere le minacce. Sappiamo e si dice sempre che il mondo è diviso in due parti, i clienti sono divisi in due parti. Chi sa di essere stato attaccato e chi invece non sa di essere attaccato. Come aiutiamo noi i nostri clienti nella tua esperienza per gestire questo tipo di incidenti? Allora, secondo la mia esperienza, io in effetti sono pienamente d'accordo su quello che hai detto, quindi il mondo si divide tra chi è già stato attaccato e chi lo sarà. Quindi sicuramente un'attività a favore dell'azienda è proprio quella della prevenzione. Prevenzione al fine di mitigare il rischio, proprio perché partendo dal presupposto che il rischio zero non esiste, quantomeno è importante mitigare questo rischio e quindi di conseguenza abbassarlo. Nell'epoca in cui viviamo oggi, un'epoca totalmente governata dalla presenza di IoT, dobbiamo necessariamente anche noi renderci conto che magari le misure di sicurezza che abbiamo implementato in precedenza non sono più né sufficienti né performanti. Proprio con riferimento al mondo IoT, soprattutto in base al settore elettromedicale, anche qua abbiamo avuto un fortissimo sviluppo. Si parta dal presupposto che, ad esempio, elementi quali il pacemaker piuttosto che ecografi sono elementi ormai presenti e elementi che noi appunto utilizziamo costantemente, e quindi questo espone soprattutto chi è il titolare dell'azienda che utilizza questi macchinari ad una visibilità maggiore da parte degli hacker, da parte dei cybercriminali. Quindi sicuramente un'attività preventiva è quello che occorre al fine di implementare ed abbassare il rischio. Nello specifico, nella mia esperienza, quello che ho visto è stato proprio un attacco ransomware al quale ho assistito proprio in un ospedale, e c'è stata un'infiltrazione appunto da parte degli hacker e quindi anche un'esfiltrazione di dati, motivo per il quale è stato chiesto un riscatto chiaramente in denaro. Questo ha esposto alla visibilità del dark web tutti i dati che erano contenuti all'interno delle cartelle cliniche, cagionando quindi anche danni reputazionali sia all'ospedale sia chiaramente ai pazienti. Nel momento in cui c'è stato l'attacco ransomware, quello che ho potuto constatare è stato proprio il fatto che ci fosse del panico, che non ci fosse una procedura di incident che aiutasse la gestione proprio di quello che era accaduto. Quindi quello che io posso dire è sicuramente l'elaborazione, la messa in atto di una procedura di incident può aiutare, proprio perché in quelle situazioni la gestione dell'ansia e dello stress, in special modo, se non si sa come poterla affrontare, è chiaramente un elemento negativo. Avendo pertanto una procedura in tal senso, sicuramente abbassa il rischio di mala gestione dell'incident stesso. Quindi possiamo dire che alla resa dei conti la tecnologia è sicuramente importante, ma ci deve aiutare una parte consulenziale per poter andare a gestire questo tipo di minacce. Però mi sto chiedendo una cosa, qui stiamo parlando di un qualcosa che è avvenuto, di qualcosa che mi aiuta a gestirlo, ma vorrei capire come in realtà cosa tu suggerisci per poter dire cerco di prevenire questa cosa. Abbiamo detto più volte che la prevenzione è importante, l'hai citato anche te, ma com'è che posso prevenire? Cioè tutto dipende soltanto da un aspetto tecnologico di organizzazione o ci sono altri elementi che possono influenzare e aiutarmi a gestire un incidente di sicurezza? Assolutamente sì, nel senso che la tecnologia va di pari passo rispetto a chi la usa, quindi le persone fisiche. Sicuramente un'attività di security awareness intesa proprio di formazione che si sposa naturalmente con le phishing campaign sono delle attività che aiutano notevolmente ad abbassare il rischio, proprio perché negligenza, imperizia e imprudenza si legano alle persone fisiche. Pertanto un buon programma di security awareness, quindi delle campagne di training, delle sessioni di training che possano rendere chiaramente edotte le persone, chiaramente abbassa questo rischio.
Però quello che io consiglio, oltre alle campagne di training, è proprio la verifica fattuale del training stesso e quindi di conseguenza anche l'adozione e la sperimentazione attraverso campagne di phishing. Noi stessi, proprio per la nostra esperienza, siamo stati proprio oggetto di un esercizio di crisis, un esercizio di incident management. Quindi siamo stati sottoposti a questa tipologia di esercizio dove sono stati simulati in realtà più attacchi informatici e quindi la consapevolezza e la messa in atto di quella che era la procedura che noi avevamo elaborato internamente ha fatto sì che l'adozione di più misure di sicurezza, quindi security awareness e programmi di incident management, procedure di incident management abbiano abbassato il rischio. E quindi, diciamo, quindi, se ben capisco, quindi sono vari gli aspetti, l'aspetto tecnologico, abbiamo un aspetto consulenziale di prevenzione, di formazione del nostro personale, però come tu ci hai detto, ovviamente quando dovesse succedere una cosa di questo tipo, le persone vanno in panico, le persone non sanno come gestirlo, quindi io sento parlare spesso, si sente parlare e i nostri clienti ci chiedono di una gestione dell'incident, un incident response team, per che cosa? Per tutelare poi un dato piuttosto che un'informazione. Cos'è che qual è un suggerimento che tu daresti a un cliente che ci chiede come poter gestire in tranquillità un evento che in quel momento ovviamente è veramente stressante per il cliente stesso? Assolutamente comprensibilissimo lo stress che il cliente prova. Partiamo anche da un altro presupposto, che i dati sono il nuovo petrolio. Non sottovalutare chiaramente tutti i dati facenti parte del know-how aziendale, in special modo sono proprio oggetto di richiesta di riscatto tutti quei dati personali, sanitari, particolari e giudiziari. Diciamo che tecnologia, programmi di security awareness non devono prescindere naturalmente da una governance, quindi dall'elaborazione, dall'adozione di procedure che intanto corrispondano alla realtà aziendale stessa, quindi rispetto alla propria adozione in base anche al proprio business core, devono essere implementate le procedure. Non devono essere viste come attività meramente burocratiche, ma proprio finalizzate alla tutela del dato e alla tutela di tutti quei dati facenti parte dell'azienda. Quindi sicuramente un'attività preventiva costituita da incident management, chiaramente con all'interno un team di incident che sia preparato, che sia in grado di gestire l'incident stesso, con programmi di security awareness, con adozione di procedure naturalmente che corrispondano alla realtà normativa attuale. Mi viene in mente GDPR piuttosto che normativa ISO 27001, sono normative sulle quali si erige proprio il principio e il concetto di tutela del dato personale. Questo perché? Da una parte perché viene tutelata l'azienda in quanto avente dei beni, ove per beni si intendono chiaramente anche dati personali. E poi di conseguenza non vengono esposti ai cosiddetti danni reputazionali e possibili contenziosi che potrebbero insorgere da parte degli interessati stessi. Voglio altresì ricordare che quindi l'adozione di procedure, adozione di incident management e adozione di programmi di security awareness abbassano il rischio, anche perché nel momento in cui dovesse palesarsi un data breach, il data breach o meglio la sentenza viene poi pubblicata e quindi resa pubblica e leggibile e conoscibile da parte degli interessati. Grazie Alessia, quindi possiamo concludere fondamentalmente che come Axians Italia siamo in grado di assicurare ai nostri clienti quello che può essere un supporto tecnologico, ma che non è sufficiente, ma che ancora una volta prevenzione e gestione del rischio sono una parte importante per poter dire sono in grado, laddove dovesse succedere qualcosa, di gestire in maniera adeguata sia legalmente sia internamente per la produzione quello che sono le minacce. Assolutamente sì, mi trovi d'accordissimo. Grazie mille. Grazie a te. Grazie.